Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente andiamo a parlare di lui. Godox X3, il nuovissimo trigger appena uscito. Vi dico subito che qui sotto in descrizione vi lascio il link dove l'ho acquistato io, è uno store cinese. L'ho comprato su AliExpress e mi è arrivato più o meno in una decina di giorni. Quindi se siete super scimmiati vi consiglierei di non aspettare gli store italiani. E questo perché ne ho sentiti alcuni e non sanno assolutamente quando arriverà in Italia. Lo comprate su AliExpress e in una decina di giorni vi arriva. Chiaramente per il discorso garanzia però non so cosa dirvi, quindi è una scelta vostra, vedete voi. Non sarà una vera e propria recensione, e questo perché ragazzi l'ho utilizzato solo una volta nel set che avete appena visto nella intro, quindi voglio utilizzarlo più volte per poi farmi un'idea ancora più precisa e magari farci anche una recensione, perché no? Però intanto fatemi sapere con un commento qui sotto se vi interessa l'argomento e visto che ci siamo mettete un bel like a questo video e iscrivetevi al canale. Prima di partire però volevo parlarvi un secondo di questi, sono gli altri due trigger di casa Godox. Questo si chiama X Pro, non il modello 2 ma il modello normale, e questo è l'X2T. Allora, non ci crederete, ma un mesetto fa si sono rotti tutte e due in contemporanea, tant'è che pensavo che fosse un problema di macchina fotografica, invece no, era un problema di trigger. E questo perché Godox con questi trigger per Sony, e solo per Sony, cosa ha fatto? Ha messo qui sotto una slitta flash in plastica. Chiunque ha uno di questi per Sony sa che è fatto così. E solo Sony dalla slitta flash fa uscire tramite questi contatti anche l'alimentazione e l'audio. Quindi cosa mi era successo? Questi non funzionavano più perché quei contatti si sono spostati anche leggermente e chiaramente la macchina e il trigger non andavano più a comunicare. Ma perché vi sto raccontando questo? Molto semplice, dallo stesso negozio di AliExpress dove ho comprato l'X3 ho trovato loro disponibili. Che cosa sono? Sono i pezzi di ricambio per appunto questi due trigger. Ad esempio questo è l'X Pro e questo non è nient'altro che il suo ricambio per quanto riguarda la slitta flash. Ho trovato su YouTube un video che faceva vedere come smontarlo, ripararlo e rimontarlo, l'ho seguito, ve lo lascio sempre qui sotto in descrizione, e io ci ho messo veramente un attimo, 5 minuti, per mettere a posto questo. Per quest'altro qui invece, l'X2T, ragazzi ci ho messo un po' di più, c'è un po' più da smontare, però se ci sono riuscito io, ci riuscirete sicuramente anche voi. La cosa pazzesca è che questi due pezzi costano più o meno 4-5 euro l'uno, quindi con 4-5 euro riuscite a far resuscitare il vostro trigger se non vi funziona. Spero di essere stato molto utile con questa parte di video, ma adesso inizierei con le prime impressioni appunto sull'X3. Allora, la prima cosa che notate chiaramente è che è ultra piccolo rispetto a qualsiasi altro trigger, e questa cosa mi fa veramente impazzire perché io ho un action camera direttamente sulla macchina che non sono mai riuscito a mettere dritto per dritto rispetto all'obiettivo. Ecco, con lui ci riesco. Altra cosa, una volta che lo montate, a meno che non abbiate degli zaini veramente piccolissimi, potete non smontarlo più, e questo perché è talmente piccolo che lo zaino si riesce a chiudere. Io nel mio zaino e nella mia valigia fotografica infatti metto la macchina direttamente con lui sopra, è un grande pro. Altra cosa, la slitta flash finalmente non è più in plastica ma è in metallo. Grazie Godox, finalmente sei riuscito a fare questa cosa. Ed infine, per andare a toglierlo e metterlo, abbiamo questo bottone che è veramente super mega comodo. Qui dietro abbiamo una Type-C per poterlo ricaricare e qui sul lato abbiamo due tasti e una ghiera. Allora, la ghiera serve per muoversi all'interno del menu e per dare l'ok, ed è una ghiera molto simile a quella di un Apple Watch, tanto per farvi capire, mentre i due tasti, uno servirà per fare la flashata di test e l'altro per entrare nel menu. Tenendo premuto il tasto di accensione esce la scritta Godox e lui si accende al volo, e come vedete è veramente super visibile. Ho fatto la prova proprio sotto i raggi del sole e lui si vede alla perfezione. È uno schermo OLED ed è uno schermo molto simile proprio a quello di un Apple Watch, quindi funziona alla perfezione. Per andare ad alzare e abbassare le potenze possiamo fare in due modi: o così con il dito, oppure andiamo con la ghiera a scegliere il flash che ci serve, il gruppo del flash che ci serve, e alziamo e abbassiamo. Per il menu swipe da sopra a sotto, o se no schiacciamo il tasto menu che fa la stessa cosa.
Non vi faccio vedere tutte le impostazioni, se siete interessati magari vi faccio un video dedicato, però quello che volevo dirvi è come mi ci sono trovato appunto dopo un utilizzo. Allora ragazzi, non è stato semplicissimo, e questo perché per la luminosità è super ok, l'unica cosa è che questa luminosità poi si abbassa in un tempo X, fra qualche secondo si dovrebbe abbassare, ecco, se vi trovate in questa condizione qui in esterna non vedrete praticamente niente. Basterà infatti poi andare a tappare e si rialzerà la luminosità. Però, chi è abituato ad avere questo ha tutto sotto controllo sempre, ok? Quando invece avete questo, vedrete una cosa nera, se state sotto la luce del sole, non riuscirete a capire cosa sta succedendo e dovrete ogni volta tappare. E questa cosa mi ha fatto un po' perdere tempo. Altra cosa, qui abbiamo dei tasti fisici, guardate quanto è utilizzato il mio, qui abbiamo dei tasti fisici e una bella rotella che sentite per alzare e abbassare la potenza del flash, e lì no, abbiamo tutto touch. Vero è che lo possiamo fare con la rotella, però comunque lo dobbiamo guardare, non possiamo cliccare A e girare ed essere sicuri che stiamo alzando A come flash. Qui chiaramente lo dobbiamo guardare. Ecco, questa è un'altra cosa che non mi ha fatto impazzire, vi dico la verità, e che mi ha fatto perdere un po' di tempo. Non so se perché l'ho utilizzato una volta sola, e chiaramente questo lo utilizzo da 5 anni, quindi non so se è un problema di quel tipo lì o se è un problema proprio che essendo touch vi dovete prendere un minimo di tempo per poterlo utilizzare. Per quanto riguarda la batteria non vi so assolutamente dire, perché come vi dicevo l'ho utilizzato una volta sola, però fra un paio di settimane andrò a Milano e avrò a disposizione 10 modelle, più o meno una decina di modelle, con 2-3 outfit a modella. In testa mia usciranno almeno 3-4 mila foto in quei 2 giorni, e quindi andrò ad utilizzare lui, e magari su Instagram o magari nel video backstage che porterò di Milano vi dirò dopo quanti scatti si è spento. Allora, se avete solo questo e siete dei professionisti, il fatto che non abbia una batteria intercambiabile a me sinceramente dà un po' fastidio, perché sì, lui qui dietro ha una Type-C, quindi in teoria potremmo utilizzare un powerbank con un filo mentre lo stiamo utilizzando sulla macchina, sì, però ragazzi non credo che sia una roba proprio super professionale da fare, quindi insomma sotto il lato batteria, se questo dovesse farmi 6.000 scatti, allora siamo a posto, non ci sono problemi. Se me ne dovesse far 1.000, secondo me per alcune persone potrebbe non essere assolutamente il trigger giusto. Ad esempio un matrimonialista, ad esempio qualcuno che deve fare proprio tante foto sempre col flash. In quel caso lì io non sarei proprio iper tranquillo con lui, quindi o ho bisogno di 2 di questi o ho bisogno di questo più uno di quelli vecchi. Io ad esempio a Milano andrò sicuramente con lui e con lui, quando si scaricherà lui continuerò a utilizzare lui e vi farò sapere appunto quanti scatti sono riuscito ad ottenere. È inutile dirvi che lui è il trigger più bello che io abbia mai avuto, il più piccolo, il più figo sicuramente, però questa cosa della batteria, insomma, ho trovato poi 2 mancanze rispetto agli altri trigger che non mi hanno fatto impazzire. Ora non mi toccano, nel senso che non utilizzo quelle cose lì, adesso ve ne parlo, però per qualcuno potrebbe essere molto importante. Allora, lui gestisce una sola parabola. Cosa voglio dire? Voglio dire che se abbiamo 3 speedlight e vogliamo dare le 3 parabole diverse, con lui non si può fare, almeno in questo momento. Chiaramente, essendo una roba iper elettronica, con un aggiornamento firmware questa cosa si potrebbe fissare, però ad oggi se abbiamo 3 speedlight e vogliamo mettere 3 parabole diverse, con lui non lo possiamo fare. Mentre ad esempio con lui sì. E questa è una cosa che hanno evidenziato un po' tutti gli youtuber. Quello che però non ho visto da nessuna parte su YouTube è che, vedete qui sotto la fotocellula rossa? Vedete che è presente anche nel modello X2T? Allora, io l'ho utilizzata una volta sola, quindi come vi dicevo ok, però ragazzi su questo trigger non c'è. A cosa serve? Non credo che lo sappiate in tanti. Esce una griglia laser proiettata da appunto questo dispositivo che serve appunto per andare a inquadrare il soggetto quando c'è poca luce e riuscire a mettere a fuoco alla perfezione. Con Sony effettivamente io l'avrò utilizzato una volta, quindi per quanto mi riguarda non è importante che ci sia questa cosa all'interno di questo trigger, però se qualcuno di voi è abituato a utilizzare appunto la griglia che esce da qui laser, ecco ragazzi che qui
non l'abbiamo. A questo punto però traiamo le conclusioni. Come mi sono trovato? Ragazzi, benissimo. È il trigger più bello che ho, come vi ho detto, e io sono estremamente impallinato su prodotti tecnologici piccoli, portatili, performanti, e lui sarà il mio trigger definitivo. Quando vado su un set non vado mai con un trigger solo, perché voglio sempre il backup, quindi lui sarà il mio secondo trigger, e quindi io sarò effettivamente a posto sia sotto al lato delle batterie, sia sotto il lato della memoria muscolare dei tasti. Quindi vi farò sapere nei prossimi shooting cosa penserò dopo averlo utilizzato un bel po'. So che è un prodotto che volete tutti, quindi ho voluto fare questo video. Fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!